Bisogna perdersi in questa regione, fatta di silenzi, fatta di abbandono e emigrazione, tra suoi pascoli verdi e le colline, luoghi cristallizzati nel tempo. Oggi vi porto a Venosa. Oh Nico, ma vai sempre in giro, girando, quando vieni a Venosa? A Venosa Nico? ti vogliamo, Nico, Ti vieni ogni aspettiamo. tanto a Venosa. Ciao Nico, ma tu che sei sempre in giro con la moto, hai mai sentito il detto carpe diem? Non lo sai, vieni a Venosa che te lo spiega lui. Oh Nico, mangi tutta la Basilicata a Venosa quando vieni, dai, dammi. Abbiamo cominciato bene, ci hanno fermati i carabinieri, va bene, ci sta. Oh, ecco, vedi? Ciao Letizia. Sì, sono arrivato. È molto di là. Dove la devo mettere? La entri nel parcheggio. Sì. Buongiorno, oggi siamo qui a Venosa. Per scoprire un posto c'è sempre una chiave di lettura. Oggi la nostra chiave di lettura è Letizia, che ci introdurrà a questo bellissimo posto. L'ingresso principale è dall'altro lato, questo è un secondo ingresso. Ci sono 4 personaggi togati, come li potete guardare da sopra, e delle figure leonine. Siamo qui nella chiesa della Santissima Trinità, è antichissima ed è paleocristiana. Quello che stiamo per vedere è la tomba di Roberto il Guiscardo ed è qui. Qui è sepolto con tutta quanta la sua famiglia. In quest'arca di marmo cipollino riposa la prima moglie di Roberto Guiscardo, Aberada Buonalbergo. Ed eccoci qui all'Incompiuta di Venosa. Stiamo per accedere all'Incompiuta, viene definita un museo all'aperto di epigrafia romana, longobarda ed ebraica. Ecco, potete notare questo bellissimo colonnato con capitelli stile corinzio e possiamo notare all'interno dell'Incompiuta sono incastonate delle epigrafi che si riferiscono alle diverse epoche storiche, appunto romana, longobarda ed ebraica. Infatti in alto troneggia una stele funeraria appartenente alla famiglia Cinna. Infatti lungo il perimetro scorrono i nomi romani Anna, Cornelia, Cinna. Un'altra epigrafe dedicata alla scuola gladiatoria di Silvio Capitone. Notate che queste epigrafi sono state messe in maniera del tutto casuale. Siamo nel Parco Archeologico di Venosa, nel corso del tempo ha restituito i resti di un complesso termale pubblico estetico attribuibile al II secolo d.C. All'interno di questo complesso termale diversi ambienti, frigidarium, ambienti per bagni d'acqua fredda, calidarium, acqua calda, poi vi era anche il sudazio laconicum. La visita qui è stata interessantissima. Adesso ci dirigiamo verso il castello. Il castello aragonese, edificato nel 1470 dal duca di Andria Piero del Balzo Orsini. All'interno è possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale di Venosa, che è stato inaugurato negli anni 90. Il castello ha forte vocazione militare. Nell'XI secolo venne costruita una cattedrale dedicata a San Felice, che successivamente venne abbattuta dal duca per erigere appunto questo castello, che si presenta a forma quadrata con 4 torri cilindriche angolari, una delle quali ha questa merlatura detta Beccatello. Venosa è anche questo, è andare in giro e trovare opere dell'artista Antonio Teora su murales. Con quei capelli spettinati sopra 2 occhi grandi, così ho provato a disegnare quel che ricordo di te.
Ecco, ancora una volta possiamo vedere un leone dell'antica città di Venusia messo così in un lavatoio. A Venosa si cammina letteralmente nella storia, ci si può imbattere in raffigurazioni romane in una stradina di passaggio, usate all'epoca come materiale di recupero. Qui in piazza Orazio Flacco, poeta latino nato nel 65 a.C., famoso per le sue poesie. Ed eccoci arrivati alla cattedrale. La cattedrale di Venosa sorgeva dove ora c'è il castello. Pirro del Balzo sconvolse l'urbanistica per ragioni difensive e abbatté la vecchia cattedrale ricollocandola qui. Vorrei salutarvi da qui, dalla chiesa del Sanzanello, con la frase più celebre del sommo maestro Orazio, dicendovi carpe diem, quam minimum credula postero, ovvero cogli l'attimo e non confidare troppo nel futuro. Del futuro non c'è certezza. A presto, ciao!